Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vedremo come realizzare la statuina di San Giuseppe. Fa parte di un progetto più grande ad uncinetto, quest'anno realizziamo infatti tutto il presepio. Partiamo dalla Natività e poi vediamo quali altri personaggi riusciamo ad inserire già quest'anno. Per la statuina di San Giuseppe ci serviranno il filato prescelto in diversi colori, un po' di ovatta, un filato sottile per ricamare la bocca, una forbice, un ago da lana, un uncinetto da 3,5 mm, un uncinetto da 2,5 mm, del fil di ferro qualsiasi, ago e filo, 2 perline per gli occhi e un tronchesino. Come vi avevo anticipato, i corpi delle statuine saranno tutti uguali e quindi anche per il corpo di San Giuseppe facciamo riferimento al primo tutorial per la statuina di Maria, che vi lascio linkato nel box informazioni e qui sopra nell'angolo. Una volta realizzati il corpo e le braccia, cuciamo le braccia al corpo e per vedere come cucire le braccia, gli occhietti e il velo, che in questo caso sarà un copricapo, vi rimando alla seconda parte del tutorial di Maria che trovate linkato nel box informazioni e nell'angolo qui in alto. Nel caso di Maria avevamo cucito le braccia alla stessa altezza in maniera che potessero congiungersi davanti. Per quanto riguarda Giuseppe invece vogliamo che tenga in mano il bastone, quindi uno delle due braccia lo cuciamo dritto e l'altro braccio invece lo potete cucire come volete. Per fare in modo che le braccia stiano un po' vicine al corpo ho dato un punto da una parte e un punto dall'altra con lo stesso metodo con cui abbiamo cucito le mani di Maria qui davanti. Il copricapo di Giuseppe è in buona parte simile a quello di Maria e quindi anche in questo caso possiamo prendere lo schema della seconda parte del tutorial di Maria. In ogni caso, per quanto riguarda il copricapo di San Giuseppe, lo schema è identico dal giro 1 alla riga 8, quindi nel primo giro in un cerchio magico lavoriamo 6 punti bassi, nel secondo giro lavoriamo 6 aumenti, nel terzo giro lavoriamo un punto, un aumento, nel quarto giro lavoriamo 2 punti, un aumento, nel quinto e nel sesto giro lavoriamo i 24 punti che abbiamo punto su punto e da qui cominciamo a lavorare a righe come abbiamo imparato. Quindi nella settima e nell'ottava riga lavoriamo 15 mezzi punti alti. Per la nona e ultima riga del copricapo agganciamo il colore secondario del vestito di San Giuseppe. Quindi terminata la riga 8 facciamo una catenella con il nuovo colore e tiriamo il filo del vecchio colore per farlo sparire. Facciamo come al solito una catenella un po' allungata, giriamo il lavoro e nella riga 9 lavoriamo intanto 14 mezzi punti alti e se vogliamo possiamo nascondere attraverso i punti le codine di filo. 1, 2. Una volta nascosti i fili possiamo tagliare il filo del primo colore. E proseguiamo. 14 ed ora lavoriamo una catenella e un punto bassissimo nel primo punto, cioè nell'ultimo punto disponibile. Lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo. E il copricapo di Giuseppe è pronto. Con ago e filo cuciamo le perline per gli occhi nella posizione desiderata passando 3 o 4 volte da una parte all'altra come abbiamo imparato. E una volta soddisfatti passiamo dietro il filo e usciamo dallo stesso foro in cui eravamo entrati, facciamo un nodo e perdiamo i fili. Posizioniamo temporaneamente il copricapo sulla testa e vediamo come fare barba, baffi e capelli. Ci serviranno un ago senza punta, un pezzo di filo lungo ma non troppo lavorabile del colore di cui vogliamo fare i capelli e la barba e un uncinetto. Io qui ho un uncinetto da 3,5 mm, diciamo che
Più grandi volete questi riccioli e più grosso sarà l'uncinetto. Potete utilizzare un uncinetto da 2, 2,5, 3 circa, non è molto importante. Abbiamo messo il copricapo per capire più o meno quali sono i confini dei capelli e della barba, perché non faremo tutto anche qui dietro, ma solo la parte visibile che esce dal copricapo. Quindi, partendo dalla barba, per esempio, infiliamo l'ago, come al solito entrando in un foro di lavorazione, per esempio della testa, quindi senza prendere i fili della testa ma entrando in un forellino, ed usciamo da dove vogliamo partire con la barba, quindi per esempio da qui. Dietro come sempre lasciamo una codina di filo e posizioniamo l'uncinetto sopra i punti che vogliamo lavorare. Quindi in questa prima parte lavoreremo per esempio su questo giro di punti, partendo per esempio da qui e arrivando qui. Quindi posiziono l'uncinetto e dentro il filo esce da qui sotto, entreremo qui sopra e riusciamo sotto qui. E stringiamo. L'uncinetto darà la misura del ricciolo. Passiamo circa 2 volte per lo stesso punto. Quindi rientro nello stesso punto e passo nel punto successivo. Lavoro questo punto e quindi praticamente facciamo tutti dei punti con l'ago intorno all'uncinetto. Rientro nello stesso punto, esco dallo stesso punto. Più fitta volete la barba e i baffi e i capelli, e più volte passeremo per lo stesso punto. Se vedete che restano dei buchi, possiamo entrare anche tra un punto e l'altro. Così. Adesso rientro nello stesso punto ed esco nel punto successivo. E proseguiamo in questo modo. Una volta lavorata la riga, oppure anche solo un tratto della riga, è sufficiente sfilare l'uncinetto e questo è il risultato. E passiamo per esempio alla riga successiva. E proseguiamo lavorando righe di barba e poi capelli e poi di nuovo barba, per esempio in questo modo. In questo caso io ho lavorato, vedete, fino a dove poi sarebbe stato coperto dal copricapo, un po' delle righe così, ho lasciato lo spazio per la bocca, ho fatto i baffi con dei punti leggermente più ampi, ma sempre con la tecnica dell'uncinetto infilato, una riga di capelli qui sopra e la barba dall'altra parte. Poi appunto abbiamo calzato il copricapo apposta per vedere fin dove arriva a coprire. Se questo filo non dovesse bastare, e non basterà, quando avete finito di lavorare questo filo lo annodate con l'inizio, ne aggiungete un altro e proseguite. E iniziamo con una seconda riga allo stesso modo, dando un paio di punti per ogni punto. Nella riga dei capelli qui sopra, se vogliamo, possiamo prendere anche 2 giri di punti bassi anziché uno, tanto poi il copricapo coprirà e saremo ancora più sicuri che non si veda la testa. In righe lunghe così vi consiglio di spostare via via l'uncinetto in maniera che possa stare sempre piatto sui punti. E questo è il risultato una volta terminato di ricamare la barba e i capelli.
In questo caso ho deciso di non mettere i baffi per farvi vedere anche un'altra alternativa. Quando abbiamo finito con la barba e i capelli, cuciamo il copricapo esattamente come abbiamo fatto per Maria, e come abbiamo fatto per Maria diamo 2 punti, uno da un lato e uno dall'altro, in maniera che il copricapo resti fermo sulla testa e non si veda che non abbiamo fatto i capelli su tutta la testa. Ed ora vediamo come fare il bastone. Per il bastone prendiamo un fil di ferro qualunque e ne prendiamo circa 25 cm e lo pieghiamo in 3 della lunghezza che vogliamo che abbia il bastone. Quindi per esempio così, e con il fil di ferro rimanente giriamo intorno in questo modo per fissare le 3 parti, fino ad ottenere una cosa come questa. Prendiamo il filo marrone, facciamo un nodino iniziale e lasciamo un bel pezzetto di filo all'inizio. Prendiamo lo scheletro di fil di ferro e cominciamo a lavorare intorno al fil di ferro. Intanto agganciamo il filo con una catenella e poi cominciamo a lavorare intorno al fil di ferro una riga di punti bassi, in questo modo. Attenzione che non vi esca il lavoro da una parte qui, quindi lasciate un po' di fil di ferro all'inizio qui e continuiamo a lavorare punti bassi fino a ricoprire tutto lo scheletro. E avanzando col lavoro, pian piano arrotoliamo i punti bassi e stringiamo il lavoro in maniera che non si veda il fil di ferro sotto e proseguiamo fino a coprire in questo modo tutto lo scheletro. Una volta ricoperto tutto il fil di ferro perfettamente, tagliamo il filo lungo e sfiliamo. Infiliamo il filo di inizio lavoro in un ago senza punta e cominciamo a cucire qui sopra in maniera da occultare del tutto il fil di ferro. Quindi girando intorno e dando punti all'inizio qui per chiudere del tutto . Possiamo anche girare intorno diverse volte per creare come un punto, un nodo del bastone. E ogni tanto annodiamo il filo in modo da saldare. E in ogni caso l'obiettivo è occultare del tutto il fil di ferro. Una volta fatto questo possiamo continuare, diciamo, a ricamare e fare le venature del legno intorno al bastone con questo filo. E una volta che siamo soddisfatti da questa parte, infiliamo il filo dall'altra parte e facciamo la stessa cosa. In questo modo, anche se si perde la lavorazione dei punti bassi, non importa, l'importante è che abbia una struttura a nodi come effettivamente il legno. E con questo filo ricamiamo intorno e quando siamo soddisfatti dell'aspetto che ha il bastone, portiamo i fili di fine e inizio lavoro all'altezza a cui vogliamo cucire il bastone alla mano di San Giuseppe. Per capire qual è l'altezza giusta è sufficiente mettere la statuina di San Giuseppe in piedi e il bastone di fianco e vediamo qual è l'altezza a cui cucire il bastone alla mano. Ed ora diamo un punto con il filo del bastone sulla mano. In questo modo. Passiamo ancora per il bastone. Verifichiamo che l'altezza sia quella giusta e quando siamo soddisfatti
Qui tra questi due fili facciamo un bel nodo e perdiamo i fili all'interno del bastone. E questo è il risultato. Ovviamente, avendo dentro il fil di ferro, possiamo, se ci piace, incurvare un po' il bastone o tenerlo più dritto, come preferiamo. L'importante è che la statuina, quando è in piedi, abbia il bastone poggiato proprio all'altezza giusta. E questo è il confronto tra quello che avevo fatto io e quello che abbiamo fatto insieme. Devo dire che mi piacciono tutti e due, forse preferisco quello che abbiamo fatto insieme. E voi quale preferite? In ogni caso, in realtà, quelli che sono più curiosa di vedere sono i vostri San Giuseppe e quindi come al solito aspetto le foto sulla mia pagina Facebook o in Instagram. Vi ricordo di aggiungere l'hashtag Presepe Crochet in Love in maniera che io possa vedere tutte le vostre foto. Come sempre vi ringrazio tantissimo di aver visto anche questo tutorial. Se non avete visto i precedenti ve li lascio linkati nel box informazioni. Nel prossimo tutorial vedremo come fare Gesù Bambino e la mangiatoia. Aspetto i vostri messaggi qui sotto al video e come sempre vi mando un grande abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!